Hai mai visto un circo quando non c'è il pubblico? Come si deve comportare un comico all'interno della pista? Oggi risponderò a questi due quesiti. Ciao, io sono Dandy Dan e faccio il comico visuale. Per molti è difficile catalogare questo mestiere, ma spero che nei miei video tu lo scoprirai. In questo canale troverai il mondo della comicità, del far ridere e anche uno sguardo notevole sulla storia della comicità. Se vuoi essere un comico di spessore o un clown di alto livello, ti consiglio di andare sul nostro sito e iscriverti ai nostri webinar. Sicuramente farai un balzo in avanti nell'arte della risata. Oggi voglio farti conoscere il circo, dove ogni comico, intendo artista comico, desidera prima o poi esibirsi. Come sai, in questo periodo sono stato ingaggiato dal circo italiano tra i più importanti d'Italia, il Lidia Togni, che festeggia i 50 anni della sua nascita. Sono orgoglioso di dire che hanno voluto me per la parte comica e, sebbene arrivi dal teatro, ho avuto delle esperienze molto importanti con il circo qualche anno fa. La famiglia Canestrelli e la famiglia Togni sono molto vicine nel mio cuore e questo è il risultato del loro affetto. Con 50 clown diversi a rappresentarli negli anni, scegliermi è un onore che condivido con voi. Non c'è con me Diva G, penso per la prima volta nella nostra carriera, ma gli impegni teatrali e formativi per i nostri alunni e i nostri corsi, abbiamo dovuto fare una scelta. Io sono qui e lei è là, ad accudire i nostri ragazzi affamati di cultura. Un bacio a voi. Torniamo a noi. Perché un comico desidera esibirsi al circo? Perché è particolarmente diverso, straordinario. E certo perché il circo è molto differente dal teatro, per un comico è piuttosto difficile esibirsi qui, perché il pubblico non è sotto controllo. Cosa intendo? Devi sapere che il circo ha una grande differenza dal teatro, perché tutto si svolge a 360 gradi e le difficoltà è che non ti bastano più le parole, ma sarà il tuo corpo, le tue espressioni corporee che parleranno per te. In effetti questa è la pista. 14 metri di diametro se il circo è di livello, fatto con una passerella di legno ricoperta da un telo che spesso riproduce il tappeto centrale. La pista è coperta di segatura perché gli animali non soffrano esibendosi e siano in maniera confortevole pronti ad esibirsi. Non fatemi domande su circhi con animali o senza, ho lavorato per entrambi ed è eccezionale. Certo, io sono più per quello senza animali, ma chi ama il circo come me ama la pista e il pubblico che la circonda. Questo è un circo da 1200 posti. Per un comico o per un clown esibirsi in un circo del genere vuol dire cercare di avere l'attenzione di tutto il pubblico, certo a 360 gradi. Devi capire che effettivamente per avere la possibilità di tenere l'attenzione di tutto il pubblico devi rivolgerti a 360 gradi, come se ogni gesto che tu fai tu devi cercare di farti capire da quello da sinistra a quello a destra, nella stessa ugual misura. Come si fa? Beh, semplice, non bisogna avere limiti. È proprio per questo motivo che effettivamente bisogna calibrare la propria performance. In effetti io cerco di non superare mai la metà della pista. Per quale motivo? Perché potrei trovarmi con delle persone che o alla mia destra o alla mia sinistra mi vedrebbero o di lato o addirittura da dietro. Non sarebbe di certo carino, soprattutto perché tutti pagano e tutti hanno il piacere di vedere comunque l'esibizione. Ecco perché al massimo non si raggiunge mai la metà in là della pista, a meno che non sei costretto magari per andare a prendere le persone o per coinvolgerle, ecco, o perché magari stanno inserendo degli attrezzi all'interno della pista. Come vedi è tutta segatura, certo, per fare in modo che sia i cavalli ma sia tutti gli altri animali non ne risentano quando entrano in pista. Ecco, per le ballerine è un po' più difficile, certo, sicuramente, ma dobbiamo pensare prima di tutto noi ci possiamo adattare, mentre per gli animali è molto molto più difficile. Come vedi è una struttura molto molto importante con molte luci perché devono illuminare parecchio, soprattutto 14 metri di pista circolare e quella sopra è la cupola dove in pratica viene agganciato tutto lo chapiteau.
È una tela che in pratica va tirata su in questa maniera e riesce ad aprire, creare uno spazio coperto. Questa è la barriera. Dietro le quinte, questi sono i props, cioè le attrezzature dei vari artisti. E così si vede da dietro, ecco lì c'è il camerino delle ballerine, e quello dietro sarebbe dove vado io. E poi da qui si entra. Beh, logico che questa parte sarebbe chiusa come da quest'altra, ecco, però in questo caso per far respirare anche lo chapiteau è tutta quanta aperta, come vedi. Qui si entra, c'è uno spazio, ok, e poi ci si esibisce dentro la pista. Il ruolo del clown è una parte fondamentale all'interno di uno spettacolo del circo. Per quale motivo? Perché effettivamente il clown ti dà la possibilità, oltre ad intrattenere e rendere la parte comica dello spettacolo, ti dà anche la possibilità di preparare la pista per gli altri. Per quale motivo? Perché effettivamente tra un cambio e l'altro, tra un artista e un altro, c'è bisogno del tempo, soprattutto quando c'erano delle attrezzature grandi come abbiamo visto prima, oppure un'attrezzatura del genere, scendiamo a vederla, che può essere questa, per il rolleabola, solo portarla dentro, comunque servono delle persone. O magari abbiamo delle attrezzature del genere, come le altaline russe, dove i ragazzi fanno un salto acrobatico dopo essere andati su un'altalena, ok, così si vede, un'altalena, e spinti a una decina di metri in aria per catapultarsi poi su un materasso. Oppure, per quanto riguarda magari passare a un numero molto importante come questo che vedete, e in pratica sono delle moto che arrivano in corsa da fuori dallo chapiteau, saltano tutta la pista, vanno in aria, ok, e atterrano da questa parte. In pratica fanno un salto di 20-25 metri per atterrare su un gonfiabile. Ecco, certo che per preparare numeri del genere abbiamo bisogno di tempo per gli operai e per chi lavora e anche per gli artisti stessi di prepararsi per il numero, per bilanciare. C'è un rischio notevole. Dunque, insomma, il clown, oltre a avere delle entrate comiche per far ridere il pubblico, ha anche delle entrate che devono essere di supporto per gli altri artisti. Ecco che lui diventa una parte fondamentale perché lega da un artista all'altro, lega lo spettacolo. La parte principale nel legare lo spettacolo è quello di essere condizionato dal tempo, perché può succedere qualsiasi cosa, e più bravo è il clown e più bravo è ad allungare o diminuire il tempo della sua gag per fare in modo che la gente abbia il piacere di rimanere sempre attenta allo spettacolo stesso. È un varietà alla fine lo spettacolo circense, una serie di numeri che vanno a susseguirsi e quello che li lega è solamente il clown. Ecco, tutto qua. Il clown è sempre stato considerato una parte fondamentale nella sua storia. Il clown non ha tempo, non ha ormai da centinaia e centinaia di anni, è uno dei pochi numeri, uno dei pochi artisti che rimane comunque sempre immutato nel tempo. Dipende poi dalla qualità delle gag, dalla qualità delle tue situazioni comiche, a capire anche quanto bravo sei, a che livello sei. Devi pensare che questo tipo di circo a livello nazionale, a livello italiano, è un tipo di circo di serie A. Insomma, il Lidia Togni, come tutti noi sappiamo, è il circo nazionale italiano, rappresenta l'Italia nell'arte circense. Qui siamo usciti in pratica da dietro la barriera, dunque siamo sul retro del circo. Qui ci sono le tigri, la gabbia delle tigri. Come vedete stanno molto bene perché hanno un grande spazio per potersi muovere. Ok, lì c'è la gabbia perché al buio logicamente vanno a dormire.
non so come noi. In questo piccolo chapiteau invece c'è tutti gli altri animali. Ecco qua. Qui abbiamo i cavalli. Bellissimi, i pony. Il sedere di un cavallo. Oh, guarda che carini, marito e moglie. Si stanno facendo mezze fuse. Ammazza. Belli però, romantici. Ecco, e qui c'è Alessandro che invece si tiene cura degli animali. Saluta Ale. Com'è vivere al circo, Alessandro? Una vita bellissima, Sì? Oh, ti piace vivere al circo? sono 17 anni qua. 17 anni, dunque l'idea proprio piace, ma ti piace anche gli animali, giustamente, Sì, per forza. Grazie Alessandro. Ok, qua ci sono i cavalli, qui ci sono i lama, attenzione che sputazzano, e voilà, qui c'è il cammello, come vedete sono tutti liberi, tranquilli, sono tenuti solamente di spazio, e qui c'è il bufalo, che magna come una roba incredibile. Anche quest'altro e l'altro cammello. Hanno molta libertà d'azione, difficilmente c'è tutta questa libertà d'azione. E bisogna dire che sono anche tenuti molto bene, hanno sempre una persona, pronta a prendersi cura di loro. Così hai visto anche com'è il retro del circo, dove ci sono gli animali e dove logicamente c'è spazio per accudirli e dargli da mangiare. Ora usciamo e siamo fuori un'altra volta qui, dietro lo chapiteau. Spero che il video ti sia piaciuto e ti aspetto al prossimo. Dunque iscriviti e fammi sapere con il tuo commento cosa ne pensi. Era così che ti aspettavi il circo? Un bacio, a presto!